Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno, buona domenica, per quanto possa essere una buona domenica perché il Milan perde il derby 5-1, perde male, malissimo, soprattutto nel secondo tempo l'Inter dilaga e non c'è stata grandissima storia. Per l'ennesima volta, mi viene da dire. Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno. Ci ritroviamo per le pagelle. Avevamo preparato anche qualcosa di un pochino nuovo e diverso, tra poco lo vedrete in onda, insomma, alla spalla con i voti e quant'altro, ma no, i voti li vedrete adesso, ve li metto anche in onda i primi. Però veramente, scusa Bea, opla, eccoci qua. Iniziamo con Maignan, Bea. Abbiamo messo senza voto per un motivo, prende 5 gol, alla fine non ha nemmeno una colpa, ha preso 6 tiri in porta, 5 gol. Povero Mike, che gli vuoi dire? Non poteva fare di più, quindi senza voto. Ha preso gol, tra l'altro, molto simili a quelli che aveva già preso proprio contro l'Inter, quindi mi sono sentita come te di dargli un bel, anzi un brutto, senza voto. Come ho detto in tanti altri video, soprattutto nelle pagelle, scrivetecele nei commenti, perché tanto sicuramente sarete d'accordo con noi, le pagelle sono forse la cosa che più divide tra il mezzo punto, il voto, la valutazione del giocatore, la prestazione, insomma. Sono già sicuro che non sarete d'accordo magari con qualche voto, però insomma, mettete like perché oggi è anche un modo per stare insieme, leccarci le ferite, e dall'altro canto avete la possibilità di commentare qua sotto, via via, voto dopo voto. Calabria, per quanto mi riguarda, prende 4,5, il mezzo voto in meno rispetto al 5 è in condivisione con quello che gli è stato chiesto di fare, cioè il mediano di costruzione, e per me il mediano di costruzione il povero Davide non lo può fare. Detto ciò, ha fatto anche per me una cattiva partita, quindi già partiva da 5, meno mezzo, 4,5, insomma una brutta partita. Ma io, guarda, in Calabria leggo spesso tanta insicurezza difensiva, poi solitamente lo si giudica anche per altro, però per me un terzino la fase difensiva la deve saper fare, in partite del genere si vede che lui da questo punto di vista va spesso in difficoltà. Kier 5? Kier 5 doveva essere il maggior problema di questo derby e credo che non lo sia stato assolutamente, però la difesa ha fatto fatica, perché se no non prendi 5 gol. Più che la difesa ha fatto fatica secondo me come la squadra difende contro l'Inter, però a malincuore ai due difensori centrali 5, 4,5. Quindi 5 per Simon Kier, che come detto per paradosso è il meno colpevole dei centrali tra i due che hanno giocato, quindi avevamo paura più di Kier che di altro, invece alla fine non ha fatto la prestazione dell'anno, però non è nemmeno andato sotto come si pensava, forse perché in realtà è andato sotto il Milan intero, quindi non si è visto nemmeno che è andato sotto lui. Malik Ciao prende 4,5, come si dice al Fanta, 4,5 meno mezzo per il giallo, anche per essersi fatto scappare più di una volta il giocatore in profondità, insomma. I due centrali li abbiamo messi in grado di sbagliare e hanno sbagliato. Sì, hanno sbagliato, però come dicevo prima è tutta la squadra che ha difeso male. È ovvio che poi i centrali giocano in quel ruolo e quindi il voto brutto se lo beccano, però è proprio come tutta la squadra è stata mal organizzata nel difendere contro l'Inter. Teo è quello che prende un po' di più, forse al netto del 5 di Kier, perché nel primo tempo alla fine un paio di occasioni sono proprio di Teo, la migliore anzi del primo tempo è proprio di Teo. Io andrei velocemente quindi per quanto riguarda il centrocampo. Eccoli qua, Loftus-Cheek, Krunic e Reinders. Partiamo da Loftus. Ma guarda, Loftus a me è quello che è piaciuto di più a centrocampo, perché anche il centrocampo ha fatto tanta fatica, però Loftus-Cheek l'ho visto presente, l'ho visto lottare, l'ho visto a volte vincere alcuni duelli, a volte perderli, però è stato presente e non è stato inghiottito dalla partita, cosa che per me invece è successo sia a Krunic che a Reinders, li ho visti proprio inghiottiti da questa partita. Ovviamente i voti sono particolarmente brutti, perché particolarmente brutto è il risultato, insomma non ce la siamo sentita di magari salvare anche di più. Per esempio la prestazione di Loftus in una partita dove magari fai 2-2 può anche essere da 6, per intenderci. Pagano tutti un mezzo voto in meno perché sono andati a casa con 5 gol sulla schiena, e quindi anche Loftus prende 5,5, anche se come hai detto giustamente per me nel primo tempo è quello che un po' di più ci ha provato, è andato meno sotto sia di fisico che di testa, soprattutto di testa, e quindi è stato il migliore lì in mezzo. Krunic è sparito, inghiottito dalla gara.
Sì, Krunic è sparito, ha fatto fatica, però è proprio anche qui stesse cose che ho detto per i singoli della difesa. È proprio come tutta la squadra si approccia all'Inter che è sbagliato. Sembra che non ci sia modo di affrontarla vincendo questa squadra. Quindi sicuramente i singoli hanno dei voti brutti, come hai detto tu, però proprio anche il centrocampo l'ho visto tanto in difficoltà, tanti buchi, non sapevano neanche come piazzarsi in certi casi, quindi 5 per Krunic, però è tutto il centrocampo. 4,5 anche per Reinders, che doveva essere forse quello più tecnico, anzi senza forse, doveva essere quello più tecnico, quello che ci magari consentiva di giocare con una squadra chiusa come l'Inter, che spesso si chiude in 60 metri, ma alla fine non l'abbiamo né trovato né lui si è fatto trovare. Insomma, è partita veramente negativa anche da parte sua, il primo derby da cancellare. Sì, ma anche qui sicuramente ha le sue colpe Reinders, però è sembrata proprio una squadra senza idee, non sapeva cosa fare. È ovvio che se quello più tecnico, sì, ti può aiutare, però se la squadra non sa cosa fare, quello più tecnico alla fine ti può aiutare, ma fino ad un certo punto. L'abbiamo visto anche con Leao. A proposito di Leao, a carico anche gli attaccanti. Pulisic prende 4,5, come credo le ore di sonno che ha avuto ultimamente, perché tra i 2 impegni nazionali, il volo, il fuso e quant'altro si è allenato mezza volta a Milanello, è andato in campo e si vedeva. Sì, si vedeva, anche lui è stato inghiottito da questa partita, sparito, non ha avuto uno spunto, che lui solitamente nelle prime 3 partite ci aveva abituati bene, però si vedeva che era stanco. Non voglio dare tutta la colpa alle nazionali, per carità, avrà sbagliato qualcosa anche lui di suo, però è stato proprio un giocatore inesistente. Ho dato io 5 a Giroud, mi prendo la responsabilità, so che sicuramente a qualcuno sarà piaciuta ancora meno la partita di Olivier, gli ho dato mezzo punto in più, so che non è a sufficienza per dare mezzo punto in più, ma almeno quella giocata di sponda a Teo, giocata da vero giocatore di suolo, proteggendole, mandando in porta Teo che stava arrivando veloce alle sue spalle. Diciamo così, ho provato a vedere un barlume di qualcosa di positivo nella gara e quindi Olivier gli ho dato 5. 5,5 a Rafa, che avrebbe avuto il merito di in parte riaprire un po' i giochi con il gol del 2-1? Sì, del 2-1, però anche qui doveva forse prendere 6 per il gol, ma hai preso 5 gol. Sì, lui non ha fatto tanto come tutti, quel gol l'ha fatto, bello l'assist di Giroud, però non è stato abbastanza niente, ma come ho detto prima per Reinders, riferendomi a lui, ho visto poche idee in avanti. Il fatto di sbilanciarsi tanto in avanti ti rischia di far prendere gol, però ci sta se vedi tanto in avanti. Io questa sera ho visto anche poco in avanti, oltre il grave difficoltà dietro, gravi, però anche in avanti ho visto poche idee, poca lucidità, poca qualità, e quindi anche Rafa, nonostante il gol, 5,5. Ora, questi erano i primi 11, quindi se volete mettere i voti qua sotto scrivetecelo nei commenti o semplicemente se volete cambiarne uno, quindi dite nome e voto che volete ad esempio cambiare. Non abbiamo dato i voti subentrati perché non ce la siamo sentita, insomma è stata una partita molto difficile per tutti, figuratevi perché doveva entrare a gara in corso ed è praticamente sparito perché soprattutto gli ultimi cambi sono arrivati a partita ampiamente finita. Diamo il voto al mister, che è 3. Prende meno di tutti, perché almeno parlo per me e poi lascio anche a te, Bea, ritengo il maggior responsabile di aver preso 5 gol dall'Inter. Per l'ennesima volta il Milan si presenta in campo con lo stesso piano gara di sempre, con la stessa Inter dall'altra parte, prende gli stessi gol di sempre, ne prende anche più di sempre, costruisce ancora meno che in altre occasioni, prende gol all'inizio, prende gol in imbucata, prende gol dal passaggio laterale basso, come avevamo fatto notare anche in settimana. Insomma, è stato lo stesso derby, se non peggio, e il mio voto in meno rispetto al resto, perché abbiamo fatto 4, 4,5, 5, arriva a 3 per il pre e il post gara. Dichiarazioni pre da cancellare, dichiarazioni post da non rifare. Sì, devo dire che le dichiarazioni nella conferenza pre-gara
e ieri nel post partita sono stati abbastanza preoccupanti perché, come dicevo anche nel post qui su Radio Rossonera, quando sbagli ci sta a sbagliare, se ti rendi conto che hai sbagliato riesci anche più velocemente a correggere l'errore. Se per te non hai mai sbagliato è difficile correggere l'errore, forse anche questo è un motivo per cui il Milan continua a perdere dei derby, perché comunque dire che ti sono piaciuti 70 minuti è folle, perché non ti possono essere piaciuti quei 70 minuti in cui credo che tutti i tifosi del Milan abbiano sofferto tanto e abbiano vissuto l'ennesimo derby, perché ragazzi i derby dell'anno scorso non si possono cancellare, si potevano cancellare stasera, perché si potevano cancellare, e invece stasera per paradosso hai riaperto quella ferita in maniera ancora più pesante, e credo che bisogna davvero riflettere sul passato in vista del futuro, perché altrimenti non si migliora. Noi siamo arrivati alla fine di queste pagelle, lasciate like se vi sono piaciute, oppure semplicemente se non vi sono piaciute mettetelo nei commenti il vostro voto. Buona domenica, insomma sarà una domenica complicata per chi tifa Milan, ma martedì si torna in campo, quindi bisogna, per fortuna sì, bisogna tornare a essere con la testa sgombra, anche se difficile sarà ripresentarsi in campo dopo aver preso 5 gol nel derby, ripresentarsi con la testa sgombra, ma martedì arriva il Newcastle, bisogna approcciare al meglio la Champions League. Grazie a tutti, ci ritroviamo come detto domani con le dirette di Radio Rossonera. Buona domenica a tutti.